3 anni, 7 persone si sono sedute allo stesso tavolo ogni domenica. 6 di loro erano di famiglia. La settima non esisteva. Quell'uomo ha versato il caffè per 156 domeniche di fila. Ha sistemato le posate con precisione millimetrica, sempre nello stesso identico modo. Ha occupato sempre lo stesso posto a tavola, ma non aveva il nome che diceva di avere. Non aveva la storia che raccontava. E, questo lo scoprirete solo alla fine, c'è un indizio in questo racconto, uno solo. È reale, è logico ed è nascosto in una singola abitudine che quell'uomo ripeté ogni domenica senza mai sbagliare. Il notaio Ferrante contò le posate prima ancora di contare gli eredi. E fu quello, in fondo, il primo errore che tutti avevano commesso prima di lui. Guardare le persone e non gli oggetti che le persone lasciavano dietro di sé. Erano rimaste sul tavolo della sala da pranzo, ancora apparecchiato per un pranzo che nessuno avrebbe più consumato. 7 posti. 6 sedie occupate ogni domenica, da 3 anni. La settima apparteneva a un uomo che si faceva chiamare cugino e che, quella mattina, non si era presentato al funerale della donna che lo aveva ospitato per 156 domeniche consecutive. Il suo nome era Adrian. Ferrante si tolse gli occhiali e li pulì con un lembo della giacca, un gesto che faceva sempre quando qualcosa nella stanza non tornava. L'odore di cera per mobili si mescolava a quello, più debole, dei gigli portati per l'occasione. Un profumo dolciastro che si attaccava alla gola come una domanda mai fatta. Fuori, il rumore ovattato di una città che continuava a vivere senza sapere che, in quella stanza, una storia intera stava per essere riscritta da capo. 3 anni prima, la vedova Aldera aveva ricevuto Adrian con naturalezza, come se avesse sempre fatto parte della casa. Lo aveva presentato ai figli come il figlio di un cugino di suo marito, uno che viveva lontano da tempo e che ora, per ragioni mai del tutto chiarite, tornava a farsi vivo. Nessuno aveva chiesto altro. Le famiglie numerose hanno sempre un ramo che si perde e poi riappare, ed è più facile accettare un innesto che verificarne le radici. Livia, la figlia maggiore, lo aveva trovato subito simpatico, in quel modo un po' distratto con cui si giudicano le persone che non minacciano nulla. Sedeva sempre accanto al marito Marco e al loro bambino, Nicholas, che a ogni pranzo domenicale disegnava sul tovagliolo di carta finché qualcuno non glielo toglieva. Corso, il figlio, lo aveva guardato con la diffidenza di chi sa fare i conti. Un altro commensale, seppur lontano cugino, poteva significare un'altra persona con cui condividere una fetta di ciò che al momento era solo un pensiero avido ed astratto, un'eredità. Adrian non parlava mai troppo di sé. Rispondeva alle domande con la precisione economica di chi ha imparato a non lasciare margini, e quando qualcuno insisteva, spostava la conversazione con la grazia di chi ha molta pratica nel farlo. Sedeva sempre nello stesso punto, il terzo posto a destra della vedova, e ogni domenica, all'ora del dolce, versava per lei il caffè prima che qualcuno glielo chiedesse. Un gesto piccolo che Ferrante interpretava, forse con malizia, come il gesto di chi sta cercando di costruire un rapporto di fiducia e di sembrare parte di qualcosa a cui non si è mai appartenuti. Prima di andare avanti, una domanda per voi. Se un parente lontano si presentasse domani alla vostra tavola di famiglia e nessuno ricordasse con esattezza di averlo invitato, quanto tempo passerebbe prima che qualcuno facesse la domanda giusta? Scrivetelo nei commenti. Tenetelo a mente,
perché tra poco vedrete quanto tempo ci ha messo davvero questa famiglia. Livia raccontò di come mesi prima aveva sorpreso Adrian nello studio del padre defunto. Lo osservò mentre era intento a scorrere con le dita il dorso dei libri, quasi come se cercasse un titolo senza successo. Incuriosita, chiese cosa stesse cercando, ma Adrian rispose con un disarmante sorriso, dicendo di essere lì solo per cercare ricordi di infanzia legati a quella stanza. Livia, donna priva di malizia, non si accorse neppure, condividendo quella storia, che forse qualcosa non tornava, poiché in altre occasioni Adrian aveva affermato di non aver mai vissuto in quella casa. In realtà nessuno vi aveva dato peso. Alle volte i ricordi, soprattutto quelli di infanzia, sono distorti ed in famiglia piccole incongruenze non vengono giudicate. Ormai Adrian non era più un estraneo, ma un membro della stessa. Corso, il fratello di Livia, aveva un vizio pericoloso, il gioco d'azzardo. Nel silenzio aveva accumulato debiti su debiti, che nascondeva come meglio poteva. Tuttavia, in famiglia è difficile tenere segreti. Anche una piccola espressione anormale è sufficiente a destare il sospetto. Le voci parlavano di prestiti a persone poco raccomandabili o soci d'affari inetti. Fu naturale per tutti pensare che Corso potesse essere il principale rivale per l'eredità. Un'impressione che dopo i primi segni di malessere della vedova si fece via via più forte. Un uomo disperato è un uomo imprevedibile, è un uomo pericoloso. Furono le ipotesi su Corso a tenere la famiglia impegnata. Mentre nella nuova normalità della famiglia, Adrian continuava il suo rituale di versamento del caffè e di sistemazione precisa e meticolosa della tavola. Ogni domenica presente, sempre seduto allo stesso posto. Ferrante, notaio di famiglia e presenza fissa a quella tavola fin da prima della morte del marito, ricevette in quel periodo un incarico più delicato dalla vedova: fare discretamente ricerche sia su Corso che su Adrian per capire meglio cosa potessero nascondere. Iniziò a notare qualcosa che non riguardava Corso né i suoi debiti, ma che in quel momento gli sembrò troppo vago per essere degno di nota. Adrian, ogni volta che qualcuno gli faceva una domanda diretta sul passato, rispondeva con una prontezza che non lasciava spazio all'esitazione. Le sue risposte arrivavano già finite, come frasi studiate a memoria. A questo punto potreste pensare di aver già capito tutto: un ospite scomodo, un'eredità in ballo, un colpevole ovvio. Non è così. E tra poco arriva una prova che convincerà l'intera famiglia. Un giorno Livia trovò una fotografia ingiallita in un cassetto che non veniva aperto da molto tempo. Lo si capiva dal suono nell'aprirlo e dall'odore di chiuso che ne fuoriusciva. Nella foto un gruppo di bambini, davanti ad una casa che assomigliava vagamente a quella in cui vivevano. Tra i bambini un volto che lei affermava somigliasse ad Adrian, o forse era ciò di cui voleva semplicemente convincersi. Mostrò la foto a sua madre, quasi a cercar conferme. Effettivamente quel viso aveva qualcosa di familiare. La somiglianza di certi sguardi forse vale più di un albero genealogico. Nessuno si chiese mai chi fossero gli altri bambini nella fotografia, perché nessuno di loro fosse mai stato menzionato prima e, soprattutto, come mai quella fotografia si trovava in un cassetto che, fino a poco tempo prima, nessuno ricordava di aver mai visto contenere immagini di famiglia. Questo fu il secondo grande depistaggio: la prova visiva, la somiglianza fisica, quel genere di dettaglio che l'occhio umano accetta senza discutere perché sembra oggettivo, quando in realtà è la cosa più facile da costruire se si ha tempo, pazienza
e accesso a una casa vuota nelle ore in cui una famiglia è distratta dal lutto recente del padre. Fu in quello stesso periodo che Ferrante notò, per la prima volta senza ancora comprenderne il peso, il dettaglio che in seguito lo avrebbe tenuto sveglio per notti intere, durante la lettura di una vecchia lettera che la vedova gli aveva chiesto di conservare tra le carte notarili per ordine, come diceva lei, di tutto ciò che non voleva buttare via. La lettera descriveva con minuzioso affetto le domeniche di gioventù trascorse in quella casa, il modo in cui suo marito, da bambino, teneva la lama del coltello sempre rivolta verso l'interno del piatto, un'abitudine di famiglia insegnata dalla nonna e mai corretta, nonostante fosse tecnicamente sbagliata secondo ogni manuale di Galateo. Una piccola imperfezione tramandata con affetto, come si tramandano solo le cose che non servono a nulla se non a dire «questa è casa mia». Ferrante ripose la lettera nel fascicolo e non ci pensò più. Allora Ferrante ripose la lettera, non ci pensò più. Ma quel dettaglio, la lama, il verso sbagliato, l'abitudine mai corretta, era già lì, in mezzo alle carte, da mesi. Nessuno lo guardò, nemmeno lui, per ora. In una notte di marzo, la vedova morì. Il medico parlò di un cuore stanco che aveva scelto di fermarsi e riposare. Non vi furono segni premonitori né drammi, solo il dolore di Livia. Ma tra le nubi di dolore e cordoglio c'era chi navigava verso i propri obiettivi, in modo cinico, forse è meglio dire ossessivo. Corso in un angolo con le mani strette dietro la schiena, calcolava e ricalcolava. Adrian versava il caffè per tutti, come aveva sempre fatto. Nonostante tutto, portava avanti i suoi rituali. 3 giorni dopo arrivò il momento. Bisognava visionare il testamento. La presenza di Ferrante ora era più importante che mai. Con sorpresa, Ferrante scoprì che la vedova, proprio per evitare che le sue indagini su Adrian potessero condizionare la decisione, si era rivolta a un collega notaio di fiducia, facendo redigere in presenza di testimoni un'aggiunta al testamento a sua insaputa. Parte sostanziale del patrimonio andrà a favore del caro Adrian, membro di questa famiglia, in tutto, fuorché nel sangue che la legge richiede. La somma non era neanche folle. Tuttavia, un'ombra su Ferrante colpì i suoi pensieri. Forse il denaro era l'unico obiettivo. Questa è la parte in cui la maggior parte delle persone smetterebbe di guardare, convinte di aver già capito tutto. Un finto parente, un'eredità, un raggiro classico. Ma tra un attimo scoprirete che a mancare non è solo il denaro atteso, è qualcosa che nessuno, nemmeno un notaio esperto, si sarebbe aspettato di dover cercare. Se siete arrivati fin qui, siete più vicini alla verità di quanto pensiate. Al funerale, Adrian non si presentò. La sua stanza, dove soggiornò inizialmente come ospite e poi come membro della famiglia, fu trovata perfettamente in ordine. Niente oggetti, niente indumenti, nessuna traccia. Prima di chiudere la successione, venne chiesta una ulteriore valutazione a Ferrante. Proprio durante quest'ultima, s'accorse di qualcosa. Dagli archivi allegati era svanita la documentazione riguardante Adrian. Anagrafe, foto, ogni cosa. Ma il denaro non era ancora stato consegnato. Le pratiche bancarie richiedono tempo del resto. Aveva solo dissolto le sue tracce. Ma perché? Ferrante, che aveva osservato in quelle settimane la famiglia e lo stesso Adrian, fece mentalmente un percorso tra ricordi, parole, gesti, muovendosi avanti e indietro tra le scene di questa vicenda. Dovrei darci un taglio, pensò. Un taglio, il coltello. Adrian, in ogni singola occasione, aveva sempre appoggiato il coltello con la lama rivolta verso l'esterno, nel modo corretto, secondo il Galateo.
I membri della famiglia, invece, lo poggiavano verso l'interno e fieramente ne ricordavano il significato, collegato all'infanzia del padre. Mentre Adrian puntualmente sistemava le posate in modo servizievole, aggiustandole nel verso giusto. Tutti ignoravano quel gesto, coinvolti dai loro pensieri, dalle discussioni e dai pranzi di famiglia. Ma Adrian, nel suo linguaggio non verbale, stava trasmettendo qualcosa. Era chiaro a quel punto che stava recitando un ruolo. Ma a quale scopo? L'indizio era lì fin dall'inizio. Un semplice coltello, un rituale ripetuto in modo ossessivo, estraneo a quella famiglia. Ci avevate pensato? Le cose gli erano sfuggite di mano. Ferrante era un notaio ed ora si ritrovava a fare il detective. Non era lì per quello, doveva solo fare delle ricerche su Corso ed Adrian un favore alla vedova. Osservava Livia e Corso mentre sistemavano la tavola. Marco e Nicolas sarebbero arrivati a breve per il pranzo. La tavola, come abitudine, era imbandita per 7, ma quel giorno, ad occuparla, sarebbero rimasti in 5. Gli sguardi erano differenti. Livia, addolorata per aver perso i genitori in così breve tempo. Corso, con gli occhi fissi di chi sta macchinando come risolvere i propri problemi e come reinvestire la sua fetta rimanente di denaro. Erano talmente concentrati nei loro pensieri che a malapena si erano accorti di essere stati oggetto di una chiara truffa. Mentre osservava Livia, gli venne in mente un altro pensiero. Adrian era stato visto nello studio del padre mentre cercava fra i libri. Forse lì avrebbe trovato qualche indizio. Dopo pranzo si recò lì. Del resto non aveva altre idee e nessuna chiara pista da seguire. Si guardò intorno, magari qualcosa poteva saltare all'occhio. Provò a cercare tra i libri, ne aprì qualcuno alla rinfusa. Ma nulla. Uno attirò la sua attenzione. Era nello scaffale più in alto. La copertina sembrava rossastra. Lo prese e vi trovò un mondo ribaltato. Lesse con attenzione ed osservò le foto. Il padre dei ragazzi e marito della defunta, di cui ora possiamo dirvi il nome, Aurelio. Ebbe uno scambio di lettere con una donna. Le foto e le lettere erano piuttosto chiare. Ebbe una relazione con questa donna ed a metà del libro si trovavano foto della donna e di loro due insieme e infine foto della donna e di un bambino. E quel bambino, che cresceva man mano che la cronologia delle foto avanzava, era sempre più chiaro che fosse Adrian a chiudere una lettera. Aurelio, in previsione della sua morte poiché malato, aveva invitato Adrian in quanto lo considerava suo erede a tutti gli effetti. Scusandosi per l'assenza negli anni e per i sotterfugi, desiderava esaudire un ultimo gesto, per quanto banale potesse sembrare. Quando sarebbe giunto il momento, doveva avvicinarsi alla famiglia e finalmente conoscerla. Poi avrebbe deciso liberamente cosa fare della sua vita e di quel denaro. Ferrante rimase folgorato, ne trasse una ulteriore conclusione. La defunta probabilmente sapeva di tutto ciò e nonostante tutto accettò Adrian e chiese al notaio di fare delle indagini per accertarsi che fosse realmente chi pensava che fosse. Ma i suoi sospetti, le sue malizie e le differenze tra Adrian e la famiglia si acquietarono nel conoscere ogni domenica quel giovane uomo. Sapeva che suo marito voleva destinare una somma ad un certo Adrian, cugino del fratello, e sapeva che toccava a lei gestire i beni. Decise allora, poche settimane prima del tragico evento, di modificare quel testamento ed esaudire il desiderio del marito. A questo punto è lecito ormai pensare che Adrian decise di mantenere l'anonimato di fronte ai fratellastri, scegliendo la via del personaggio costruito, forse per paura, forse per disprezzo. Ma questa è un'altra storia
che non racconteremo oggi. C'è qualcosa che non ti ho detto. Se vuoi continuare a indagare, iscriviti e se questa storia ti ha colpito, lascia un like.